benvenuti in questo nuovo appuntamento. Oggi vedremo la diagnostica e il trattamento delle disfunzioni a catena dell'arto inferiore. Siamo sempre nell'unità 4, quindi nella nostra diagnostica pelvica, dalla lombare fino agli arti inferiori. Avremo come punto di riferimento il punto 3 e il punto 4. Il paziente sofferente della disfunzione a catena dell'arto inferiore sviluppa 3 assi che vedrete sulla osteoboard. Un asse longitudinale in cui vedremo che l'arto inferiore è maggiormente atteggiato in rotazione interna o esterna, un asse trasversale per quanto riguarda la flessione e l'estensione sia dell'anca e l'atteggiamento anche del ginocchio, e un asse sagittale per l'adduzione e l'abduzione. Qui oggi abbiamo con noi Luca che, come vedremo, ha una alterazione funzionale soprattutto nell'asse longitudinale. Nel video precedente, quindi su Sara, abbiamo visto la diagnostica funzionale dell'arto inferiore con riferimento anche su osteoboard. Chiaramente adesso lo evitiamo e andiamo direttamente a capire quali sono l'asse disfunzionale su Luca. Gli chiediamo di andare un minimo avanti, chiudere un minimo i piedi, ok, tenerli diritti, e anche qui si può notare, chiediamo un attimo a Luca di mantenere le braccia un pochettino più indietro, in modo tale da notare l'assetto dell'arto di destra rispetto a quello sinistra. Anche qui coloreremo in rosso e in nero per avere una migliore visione, ma penso che si può già notare la differenza tra l'appoggio dell'arto destro con l'arto sinistro, il quale è più rotazione esterna, un appoggio più esterno, e infatti si vede anche qui un buon appoggio sulla destra, mentre invece guardate che il sinistro fa più fatica, soprattutto sull'aggancio del primo metatarso e appoggiato maggiormente sulla parte esterna del calcagno. Lo vedremo meglio quando lo gireremo di spalle. Comunque andiamo un attimo su per capire un po' la posizione della coxofemorale. Si trova un po' più in rotazione esterna, vedete, quindi la troviamo un po' più interna, ok? Quindi in riferimento all'osteoboard la troveremo più in questa posizione, cioè l'aggancio, diciamo così, disfunzionale è più anteriormente all'acetabolo, quindi la partenza è chiaramente da qui, andiamo verso il basso, verso la rotula, ok, e da qui l'agganciamo con l'astragalo verso l'alto. Perfetto. In modo differente abbiamo la parte sinistra che si trova a questo punto più in rotazione interna rispetto alla destra, quindi troveremo l'aggancio sulla parte acetabolare in questa zona, e quindi partiamo in questo modo, andiamo verso il basso, verso la rotula, e poi l'agganciamo a calcagno, scusi, all'astragalo in questo modo. Ecco, si può già notare la differenza, vedete, con la parte rossa che è molto più distorta, soprattutto guardate la posizione della rotula, ok, rispetto all'asse centrale, mentre invece la parte sinistra vedete che entra quasi perfettamente
al centro della rotola e quindi al collo e alla testa dell'astragolo. Quindi in questo modo qui. Guardiamolo un attimo di spalle, ricordiamoci che la parte rossa è a destra, la parte nera è a sinistra e andiamo a vedere a questo punto rispetto al Sara se siamo di fronte a una unica curva lombare o il taglio che avviene a due. Vediamo un po'. La parte superiore, quindi dalla parte dorsolombare fino alla metà della dorsale, vai a destra per favore, di nuovo a sinistra, ok, dà l'impressione di avere una convessità maggiore sul lato destro, quindi sul lato che abbiamo segnato in rosso, e quindi un attimo ancora Luca per favore, e quindi questa curva è almeno fino a L3 di appartenenza all'arto di destra. A questo punto andiamo a guardare che cosa succede nella parte tra L4 e L5, che chiaramente appartiene alla meccanica del bacino. Il bacino sta facendo una traslazione, rotazione a destra e quindi chiaramente la curva sarà praticamente un continuo. Lo vediamo anche attraverso il gossip, ok? C'è poco attitudine alla curva a presentarsi in modo contrario, mentre invece segue bene, vedete, segue bene l'insieme della curva dalla dorsale fino alla lombosacrale. Dall'alto si vede che lui porta molto più peso sull'arto di destra rispetto a quello di sinistra. A questo punto la curva superiore, cioè quello che noi troviamo come passaggio dopo la dorsolombare e diciamo così, le ultime vertebre dorsali, la curva successiva la coloriamo in nero perché la sua meccanica appartiene all'arto di sinistra. Ricordo ancora che l'abbinamento biomeccanico tra la parte vertebrale, bacino e gli arti inferiori avviene soprattutto con la convessità della curva e non con la concavità. Lo spiegheremo meglio negli altri video dedicati alla diagnostica degli schemi ascendenti e degli schemi discendenti. A questo punto direi di passare con il paziente in posizione supina per riprendere in mano un po' tutti i test funzionali in modo abbastanza veloce, in modo tale da passare poi subito al trattamento e capire come poter aiutare Luca sul recupero funzionale delle problematiche che lui ha sull'arto inferiore di destra. Prego Luca. A questo punto, per una migliore inquadratura della posizione delle strutture dell'arto inferiore, chiamerò Alessandro di nuovo. Portiamo inizialmente gli arti in posizione e chiediamo una flessione dorsale, okay? In questo modo. Bene, andiamo a vedere la difficoltà che lui ha nei movimenti di rotazione della coxofemorale e notiamo che ha maggior difficoltà nella parte di destra, soprattutto nella rotazione interna. Lascia andare, ok? Rotazione esterna è migliore, anche questa è più libera sul lato di sinistra rispetto al lato destro e di nuovo ancora rotazione esterna con spinta sul ginocchio per vedere appunto la capacità di estensione nell'interlinea mediale del ginocchio. Rotazione esterna e qui abbiamo un po' di difficoltà. Ripeto ancora una volta, qui c'è molta elasticità, mentre invece sul lato destro c'è molta più difficoltà. Mi sposto, andiamo a vedere la posizione della coxofemorale che abbiamo trovato
qui un po' più in rotazione esterna. Ok, c'è un buono spring sulla parte sinistra, mentre invece non c'è un'accettazione dello spring, soprattutto ancora una volta sulla parte anteriore e mediale dell'acetabolo, sulla parte destra. Andiamo a guardare un po', e anche qui durante i movimenti di rotazione interna e esterna si evince questa difficoltà ad accettare il movimento di depressione all'interno della coccosofemorale. Quindi vado a vedere ancora una volta sulla parte anteriore e posteriore, e ancora una volta mi dà il segno che l'anca o la coccosofemorale, la testa del femore sulla parte destra, è spostata più anteriormente. Andiamo a fare il test di trazione sull'interlinea. Qui c'è una buona risposta sia a livello della coccosofemorale che un po' in semiflessione a livello del ginocchio, mentre invece da quest'altra parte c'è più difficoltà sia nella trazione all'interno della coccosofemorale che del ginocchio. Quindi passiamo alla valutazione miofasciale. Ecco, abbiamo maggiormente la parte adduttoria e in parte anche la zona mediale degli ischio peroneo-tibiali, quindi andremo a lavorare anche quest'area, mentre invece non trovo grandi difficoltà a livello miofasciale della gamba, sia nella parte posteriore che anteriore. Nella parte alta, coccosofemorale, siamo di fronte a minor elasticità della zona del vasto laterale, un po' il tensore della fascia lata, sì, tensore della fascia lata, e ancora una volta la parte adduttoria. Bene, quindi a questo punto cominciamo a vedere il paziente in decubito laterale sul suo lato di destra e cominciamo a lavorare sull'adduttore. Anche qui troverete in sovraimpressione le immagini del trattamento che noi abbiamo fatto su quest'area su dei video precedenti. Su di lui preferisco una mano più piena. Trazione esterna e interna durante il lavoro sulla fascia. Girati al contrario, per favore, e andiamo a trattare la zona, se puoi
stendere un po', ecco, bravo così. Qui andiamo a trattare il tensore della fascia lata e, come abbiamo detto, la parte sia tendinea che muscolare del vasto laterale. Anche qui una spinta anteroposteriore per mobilizzare maggiormente la testa del femore all'interno dell'acetabolo. E flesso estensione. Mettiamo un attimo il paziente a pancia giù, spostiamo un attimo i cuscini, andiamo a guardare ancora una volta. Guardate anche qui come avviene la discesa nella flessione plantare, mentre invece sul lato destro ha molta più difficoltà, non so, penso che riuscite a vederlo, ok? Mentre invece la parte alta, anche qui la posizione coxofemorale dà l'immagine di una torsione anche a livello del bacino, ma che in effetti non c'è, perché a livello lombare non abbiamo grandi rotazioni, ma è soprattutto a livello coxofemorale. È chiaro che in questa posizione, quando noi andremo a fare i vari test anche a livello sacroiliaco, troveremo una maggior rigidità sul lato di sinistra rispetto a quello destro, ma non è legata alla problematica sacroiliaca, ma bensì alla posizione della coxofemorale. Nella maggior parte delle volte noi tutto quello che sentiamo a livello della discesa del bacino attraverso questo test funzionale sulla sacroiliaca è dovuto anche alla posizione della coxofemorale all'interno dell'acetabolo. Infatti, se noi andiamo a cambiare in parte e spingere sulla sua posizione, vedremo che in effetti c'è subito un guadagno nello spring all'interno sia della lombosacrale che della sacroiliaca. Quindi andiamo a guardare un attimo la posizione. Chiudi un po' le ginocchia, per favore. Ok. Rotazione esterna, guardate, qui ha più difficoltà sulla parte sinistra, c'è una vera e propria doppia rotazione all'interno della coxofemorale, quindi tratterò chiaramente maggiormente il lato di destra per quanto riguarda il ginocchio e quello che ha creato all'interno della caviglia, vedete? Mentre invece tratterò il lato di sinistra maggiormente nella coxofemorale e nella zona lombosacrale. Quindi torniamo un attimo sulla parte del ginocchio. Abbiamo detto che avevamo un coinvolgimento anche della parte più mediale della zona degli ischiocurali. Permettiamo alla fascia di
scorrere maggiormente. Eccolo qui. Chiaramente cercate di capire anche se il vostro input crea molto dolore, in modo tale da poter bilanciare maggiormente il trattamento con la sintomatologia del paziente. Benissimo, chiediamo al paziente di rimettersi in posizione supina. A questo punto chiamiamo Francesco, il nostro collega, per un aiuto maggiore per sbloccare il ginocchio di destra. Grazie Francesco, se puoi metterlo sotto la testa di Luca. Ok, a questo punto sempre il stesso principio del trattamento, quindi una leggera compressione, quindi eversione, sottastragalica, portate il calcagno in una posizione più neutra possibile, vi agganciate al lettino, ok, e provate una decoattazione e un raddrizzamento massimo. Chiedete al vostro collega di spingere internamente, vediamo un po', va abbastanza bene, si apre l'articolazione, spingi sulla parte invece esterna, qui si apre ancora di più e andiamo in decoattazione. Vediamo un po', adesso andiamo sulla coxofemorale, che ricordiamoci è maggiormente sulla parte interna. Ok, vediamo un po' se portarla più in rotazione interna o esterna. In questo caso su di lui portiamo più in rotazione interna, perché dobbiamo avere un guadagno sulla rotazione interna e la posizione della testa del femore. Ecco, in questo modo, e trazionate e date il thrust. Dopodiché andate a verificare effettivamente l'efficacia. Benissimo, c'è uno spring maggiore sicuramente. Guardiamo di nuovo il ginocchio. Beh, l'apertura direi che è migliorata anche di tanto. Riprendiamo di nuovo il ginocchio, diamogli un altro po' di eventualmente di libertà. Ok, guardate bene la mia posizione di aggancio vicino al lettino. Ok, dovete essere ben piantati quando fate questa tecnica, non state liberi, ok? Perché sennò scivolate, quindi dovete stare ben agganciati. Ok, in questo modo. Prova adesso internamente. 1, fermo ancora.
prova esternamente, e 2. Ok, l'abbiamo decoattata bene e si è sentito anche una buona decoattazione all'interno della sottoastragalica, quindi andremo a vedere se è migliorato anche in parte la caviglia. Ok, che a questo punto tratteremo in questo modo. Lasciati andare. Ok, benissimo. Chiediamo al paziente di mettersi in posizione prona e passiamo adesso al trattamento della parte sinistra, che abbiamo visto essere praticamente un po' più su della parte destra, ma se guardate bene adesso c'è una linearità diversa, cioè la posizione della coxofemorale è cambiata, non è più tanto anteriore. E in effetti lo potete anche percepire dal fatto, vedete, che adesso c'è un'accettazione maggiore anche da parte della caviglia e del ginocchio, quasi simile al lato di sinistra. Richiudi un po' le ginocchia, grazie. Anche l'apertura, vedete, è migliorata, il sollevamento anche del bacino, ma a questo punto però andiamo sulla coxofemorale di sinistra e andiamo a capire quanto miglioramento possiamo dare. Ricordiamoci che rispetto a quella di destra è più posteriore e quindi tutto il mio trattamento sarà quello di stimolare la coxofemorale, eventualmente i tessuti coinvolti, a riguadagnare invece anteriorità. Vedrete subito dopo che questo ci darà un buon guadagno anche sullo spring sacrale, perché chiaramente va a cambiare la posizione della coxofemorale a sinistra e quindi questo migliorerà molto. Un po' di allungamento sul quadricipite. Bene, mi sposto per farvi vedere, vedete, lo spring è migliorativo. Andremo molto probabilmente nel video a riprendere l'immagine di prima in modo tale che possiate al meglio comparare la fase iniziale con questa finale. A questo punto chiederò di nuovo al mio collega di aiutarmi, perché faremo una decoattazione del coxofemorale in posizione prona. Chiaramente chiedete al paziente, non vi dimenticate mai di far girare la testa dove vuole, in modo tale che durante la trazione non tocchi con il naso all'interno. Ci sediamo. Se puoi appoggiarlo vicino al paziente, per favore. Alziamo un po' il lettino e chiediamo al nostro assistente di posizionarsi sulla fossetta creata dal grande trocantere al sacro. Ok, appoggiati all'interno. Ok, questa dovrebbe essere la posizione giusta. Monitorate, chiaramente c'è un po' di difficoltà nella rotazione esterna, quindi chiederò di appoggiarsi un po' più. Ecco, vedete, questo aggiustamento che voi fate con il vostro assistente è giusto che voi
l'operatore sappia bene come mettere le mani, perché l'assistente può essere anche la vostra segretaria o anche un parente del paziente, perché dovrete solo insegnargli come posizionare le mani e il tipo di compressione che bisogna fare. Non è difficile, quindi potete trattare tutti i vostri pazienti, non c'è bisogno di avere con voi un assistente osteopata, per capirci. Quindi vi appoggiate in questo modo, di nuovo vi agganciate, alziamo un po' il lettino, vi agganciate, rotazione esterna in questo caso, in questo modo qui, agganciatevi bene, non andate sulla caviglia, mi raccomando, ma sulla tibia, in questo modo qua, vi agganciate e trazionate. Vai un po' più di compressione per favore e fai spring. Uno spring ampio, quindi alto e basso, molto ampio, eccolo lì. A questo punto, vedete, mi aggancio al lettino e do il thrust. Anche qui, molto probabilmente, si è sentito un'apertura all'interno. Grazie Francesco. Passo quindi alla rivalutazione. Molto bene, vedete, accetta tantissimo adesso lo spring anche a livello sacrale, quindi volendo a questo punto potrei manipolare la zona sacrale, perché abbiamo i presupposti del perché una manipolazione possa quindi restare come input funzionale all'interno della meccanica del bacino. A questo punto chiediamo a Luca di mettersi in decubito laterale verso di me. La parte di sofferenza maggiore è a livello della parte inferiore, quindi l'auricola sacrale inferiore, che troviamo, mi raccomando, guardate bene, c'è la spina iliaca postero-inferiore, cioè superiore, subito dopo la inferiore, trovate un solco, ok? È lì che dovete appoggiare la zona del pisiforme, ok? In questo modo qua. Il lettino è abbastanza basso, in modo tale che possiate stare bene al di sopra. Prima la leva inferiore, vedete? Andate a lavorare bene col movimento nel solco, eccolo qua, e mi raccomando non lo dovete perdere durante la messa in tensione della parte superiore. Lasciati andare Luca, ok? Rotazione e a questo punto trazione. Ora ponetevi o in questo modo se il paziente è molto rigido, oppure una leva superiore su di lui, preferisco una leva maggiore in modo tale da far arrivare bene il movimento nella parte bassa. Ma se il paziente è molto rigido potete usare solo la parte inferiore, perché già solo la parte inferiore vi dà la messa in tensione necessaria. Andate giù, mi raccomando, pisiforme all'interno, guardate, spinta, rotazione, eccola qui, e movimento a livello del sacro. Ok? Quindi diciamo che questo è il trattamento dell'unità 4 necessaria per Luca, chiaramente l'unità 4 però con una disfunzione maggiore dell'arto inferiore, quindi ai vostri test pelvici una maggior differenza per quanto riguarda anche la posizione e i punti di repere della parte 3-4 rispetto alla 1-2. Quindi anche qui c'è un miglior funzionamento. Direi che siamo arrivati ad una buona efficacia, chiaramente ci sarà un richiamo abbastanza presto, degli esercizi da dargli per mantenere l'elasticità e il guadagno del movimento che gli abbiamo dato, ma chiaramente questo fa parte del vostro piano di trattamento a breve e eventualmente anche a lungo termine. A questo punto rivediamo Luca in piedi, così per immaginare un po', stai un attimo diritto con i piedi, ok, c'è un
rispetto, magari vedete l'immagine prima e dopo, che sicuramente il regista metterà sulla posizione che avevamo del piede prima e la posizione che abbiamo del piede adesso, e soprattutto la rotula che ha perso parte della sua rotazione esterna, o più della sua posizione verso la parte esterna, ma soprattutto lo andiamo a vedere anche con l'appoggio. Vedete? L'appoggio è molto più saldo sul piede di sinistra rispetto a prima. Questo significa che ha cambiato totalmente il suo atteggiamento. Lo guardiamo un attimo anche posteriormente, anche lì, mantieni. Anche qui, chiaramente, anche se non è tantissimo visibile, ma perché è l'operatore che sente di più, la telecamera non riesce proprio a inquadrare i punti, abbiamo praticamente anche la zona 3 e la zona 4 che sono molto più allineati, e una stabilità del bacino, quindi il peso che è maggiormente equilibrato sulla parte sinistra e sulla parte destra, e non tutto sulla parte destra. Questo dovrebbe portare anche a un miglioramento durante il gossip che non avevamo sull'appoggio. Spiega un po' di più, per favore? Ok? In questa zona rispetto a prima. Ok? Quindi la capacità anche del lombo sacrale, in parte anche la zona dorsale, di potersi appoggiare meccanicamente anche un po' di più sull'arto di sinistra e non solo sull'arto di destra come faceva prima, e quindi essere più integrata la meccanica anche della zona lombare con la curva alta dorsale. Chiaramente tutto questo lo vedremo nei prossimi video, quando discuteremo e faremo vedere la diagnostica e il trattamento delle forze e delle problematiche ascendenti e discendenti. Vi ringrazio per l'attenzione.